Ciao, sono Ellis e finalmente è arrivato il momento che vi ho anticipato in X video precedenti, ovvero il video dedicato ai drammi trash che mi hanno risucchiato proprio tipo un vortice all'interno del tunnel e da cui tuttora fatico ad uscire. Cosa ho fatto? Siccome descriverli singolarmente sarebbe stata una cosa abbastanza lunga, farò una descrizione generale. Vi lascio nel box qui sotto una serie di link di drammi che io ho visto e che diciamo mi hanno abbastanza convinto, partendo dal presupposto ovviamente che so di cosa si tratta, ovvero serie non serie, serie non serie, cioè non serie ma prodotti singoli della durata che va dall'ora e mezza anche alle 4 ore a volte, di storie gestite con evidenti limiti di budget, evidenti limiti di creatività, perché alcune storie sono la rivisitazione della stessa identica storia, trama e circostanza recitata da diversi attori con abiti diversi, ma veramente le somiglianze arrivano quasi addirittura alle battute che vengono recitate dagli attori. Alcuni attori vi dirò, siccome se scorrete un attimino i titoli, anche solo giusto per dare un occhio e vedere, senza poi guardarli nella loro interezza, questi drammi, questi sono quasi dei film, ecco, vedrete che ci sono delle facce ricorrenti e va detto che sono sicuramente attori non affermati in termini di notorietà, però comunque con delle capacità tutto sommato discrete. E quindi certe storie, ripeto, come dicevo prima, per quanto trite, ritrite, già viste e già sapute, si lasciano comunque guardare e loro riescono a fare la loro parte, a rappresentare il personaggio che interpretano in maniera abbastanza convincente. Riconoscete questo tipo di drammi perché su YouTube si trovano con il thumbnail, quindi con l'immagine di inizio che è divisa a tre. Ad esempio vi metto una foto, o di qua o di là, adesso non mi ricordo mai da che parte, ma da qualche parte apparirà un'immagine per farvi vedere la schermata di presentazione di questi drammi, che non sono da confondere con le miniserie che a volte vengono prodotte internamente da alcuni canali, come ad esempio Youku, che è un canale di intrattenimento cinese di cui io parlai nell'ultimo video che ho fatto sulle app barra piattaforme attraverso cui si possono fruire di drammi asiatici. Youku, e prendo questo nome perché me lo ricordo, ma ci sono altri canali che fanno la stessa cosa, hanno proprio produzioni interne, tipo pensate a Netflix che ormai cura la produzione di film, serie, prodotti di intrattenimento con un marchio proprio. La stessa cosa fanno questi, però mentre tipo le produzioni di Youku, e ripeto di nuovo, prendo Youku come esempio, ma ce ne sono degli altri, hanno comunque una qualità anche di video un pochino più nitida, una qualità anche di storie, se vogliamo, un pochino più curata. Questi che trovate su YouTube e che non riesco ancora, in realtà non ho mai guardato, sono sincera, non so se siano produzioni indipendenti o di piattaforme online che si sono lanciate su questo genere di prodotto, perché comunque se guardate in termini di visualizzazione, cioè fanno dei bei numeri, non sono esattamente delle cose che guardiamo io e altre 3 persone. Le produzioni di questo tipo sono molto più grezze, se vogliamo,
ma proprio anche in termini di qualità dell'immagine. Ripeto, vi metto i titoli qua sotto, vi andate a vedere, se avete voglia ovviamente, di cosa si tratta. Io ve lo dico, cioè per me hanno una qualità, allora la qualità non è altissima, ma hanno questa caratteristica di essere addicting, sono assuefacenti. Non so, sapete, c'è tipo il junk food che sapete che non vi fa bene, però a una certa è anche buono da mangiare, cioè soddisfa una parte un po', come dire, maialesca in termini proprio di suino, che c'è in voi. Non so se a voi capita, a me capita ogni tanto proprio di fare cose un po' maialesche a livello di cibo. E la stessa cosa è per questi drammi che hanno, non so, vanno a toccare le parti trash della mia anima. E dico trash perché sì, ci sono dei dettagli che fanno ridere da tanto sono ridicoli. Se voi vorrete guardare, a parte i titoli, ecco, i titoli che io vi ho messo sono, ripeto, drammi che io ho visto e che comunque mi sono sembrati accettabili in termini di storia, di recitazioni, di direzione della trama. Se poi volete avventurarvi in maniera autonoma alla scoperta di questo mondo, che secondo me è veramente vasto, perché capite che quando uno ha una platea, cioè quando uno mette una produzione del genere su una piattaforma come YouTube, la platea a disposizione è idealmente la popolazione di tutto il mondo. E quindi, cioè, capisco che come canale di intrattenimento faccia davvero molto gola. Il mio consiglio, e ve lo dico proprio in maniera spassionata, ed è una cosa che ho imparato sulla mia pelle: quando aprite un nuovo dramma, guardate i commenti, perché ci sarà qualcuno che dice com'è. Se sono in cinese avete o in qualche lingua straniera, insomma, che non parlate, che non padroneggiate, ma avete la possibilità di avere la traduzione che viene fornita da YouTube, cioè traducete e vedete cosa dicono gli utenti prima di voi, perché tante di queste produzioni, e lì è una delle mie soglie al di sotto della quale non voglio andare, hanno un livello di abuso, soprattutto nei confronti del personaggio femminile, in termini di maltrattamenti fisici e psicologici, che non si può vedere. Quindi quando vi dicevo che i drammi che io ho visto li ritengo abbastanza accettabili, è perché non si scende sotto questa soglia. C'è da dire che ce ne sono alcuni, in particolare quelli storici, in cui il personaggio maschile è veramente molto crudele nei confronti della protagonista femminile, che di solito nelle scene d'apertura fa una brutta fine, poi rinasce e fa vedere i sorci verdi a tutti, come è giusto che sia. Spesso c'è, diciamo, un rinsavimento del personaggio maschile che si rende conto di essere stato uno stronzo con la patente. Purtroppo spesso invece non c'è. E la cosa che trovo addirittura più offensiva è che è quando il personaggio femminile, sottoposto a abusi e soprusi, maltrattamenti, tentativi di omicidio ovviamente da parte dell'antagonista, della seconda protagonista femminile, che fa l'antagonista, che di solito vuole impossessarsi di non si sa che cosa. Dicevo, questa protagonista femminile, dopo aver portato e sopportato, cosa succede? In ultima, in chiusura di serie, invece di mandare a stendere il personaggio maschile che l'ha maltrattata, non le ha mai creduto, l'ha sempre trattata come una pezza da piedi, però inspiegabilmente a un certo punto la salva da una coltellata e quindi tutto viene redento, tutto viene perdonato e dimenticato, senza che il suddetto personaggio maschile
si debba anche prendere la minima briga di scusarsi. Dicevo, questa protagonista maschile, questa protagonista femminile perdona il personaggio maschile come se niente fosse. Ecco, questa cosa di solito nei commenti viene spiegata, viene detta perché dà fastidio a qualcuno, e quindi io quando leggo un commento sulla storia che me la va a descrivere appunto nei punti che vi ho detto ora, mi tengo alla larga, perché se è vero che posso, fra virgolette, giustificare, e uso giustificare in maniera molto ampia, il maltrattamento di un personaggio verso un altro, come, fra virgolette, punto di partenza. Allora, se non c'è, meglio, siamo d'accordo, non è che stiamo a dire che bisogna prendere a sberle per forza il personaggio femminile, perché di solito è lei la vittima della situazione. Però se c'è questo tipo di dinamica evidentemente malata, la posso accettare nel momento in cui però chi l'ha portata avanti questa dinamica, il perpetratore della dinamica, a una certa si rende conto anche che forse sta un po' esagerando, si scusa, fa ammenda e cambia il suo comportamento. Allora, ok, qua c'è, diciamo, un'evoluzione. Se invece questo qua continua a metterle le mani al collo, a non crederle, a darle della donnaccia barra altri epiteti non certo lodevoli, e questa qua alla fine, dopo essere stata trattata malissimo, lo riaccoglie a braccia aperte, dimenticandosi di tutti gli abusi subiti, io dico, ragazzi miei, è vero che ognuno nella propria vita è libero di fare quello che vuole, e io sono libera di non guardare una storia di merda del genere, ok? Quindi questo, dicevo, è il mio consiglio spassionato. Guardate sempre i commenti, perché vi possono far risparmiare tempo. Io poi ho una predilezione, lo vedrete, cioè nei titoli che ho selezionato, per le revenge story. Non ne ho mai fatto mistero, mi piace proprio quando il personaggio femminile, che di solito è quello proprio che parte con tutti gli svantaggi sulla carta, dopo essere morto, perché solitamente muore a causa della combutta tra la persona di cui lei era innamorata, ma che in realtà l'ha sposata soltanto per avere un tornaconto personale, e la concubina barra amante, a seconda che sia un dramma storico, d'ambientazione storica o d'ambientazione moderna, e la, dicevo, concubina barra amante malvagia, che solitamente è la sorella della protagonista, perché a noi piacciono le storie quelle così un po' marce. Dicevo, la protagonista muore nella sua prima vita, e nella seconda rivaluta un terzo incomodo che nella prima vita lei magari è stata costretta a sposare contro la sua volontà, ma di cui ha causato la rovina a seguito delle macchinazioni degli antagonisti, e invece poi si è rivelato l'unica persona che la amava veramente. Quindi, dicevo, nella seconda vita lei è decisa a vivere la storia d'amore con il vero protagonista a tutti gli effetti, e nello stesso tempo portare avanti la sua vendetta nei confronti di chi l'ha fatta fuori precedentemente. Questo, diciamo, è la trama che si trova molto spesso. Poi, ripeto, ambientazione moderna, ambientazione dell'epoca, quella magari un po' anni 60-70, che a me non piace molto, sono sincera, ambientazione storica con re, regine, principesse, concubine, eccetera, eccetera. A grandi linee le storie, perlomeno quelle che guardo io, sono tutte abbastanza simili, e ce ne sono alcune invece che sono proprio le stesse, cioè la trama è quella, anche in termini di scene in cui la protagonista porta avanti la sua vendetta, del tipo la concubina malvagia la sfida a una gara di canto, di calligrafia, di arti femminili davanti al sovrano di turno, perché lei nella vita precedente era un'illetterata incapace appunto di esibirsi in qualsiasi arte, mentre nella seconda vita si vede che con la morte ha avuto accesso a un livello superiore, quindi si trova a padroneggiare qualsiasi tipo di disciplina senza aver avuto assolutamente formazione nella disciplina stessa.
A volte capita anche che ci sia una storia tipo di trasmigrazione, ovvero una persona dell'epoca presente si risveglia in un'epoca alternativa, di solito nei panni della concubina sfortunata che è stata fatta sposare forzatamente al protagonista maschile, che però non la può vedere e le preferisce ovviamente la concubina malvagia, salvo poi solitamente sempre scoprire che questa concubina malvagia l'ha preso per il naso per tutto il tempo, andando a manipolare anche la verità per enfatizzare, per rendere molto più acuta l'insofferenza di questo personaggio maschile verso la protagonista. Spesso poi c'è una riconciliazione tra questi due, e a volte invece succede anche, poche volte purtroppo, ma a volte succede che la protagonista femminile, dopo aver subito e subito e subito, a un certo punto lo manda a stendere, e anche quando lui scopre di averla sempre trattata male senza una ragione, lei dice ok, però io adesso da una parte e tu dall'altra, che è anche un grandissimo finale, purtroppo ancora poco frequente, ma sempre molto apprezzato. Di nuovo vi rimando alla postilla numero 1, guardate i commenti. Un altro leitmotiv di queste storie è che il protagonista maschile di solito è un fesso, ma è un fesso proprio di quelli con la F e anche la E maiuscola, perché viene preso per il naso a più riprese dalla concubina malvagia. Concubina io dico, ma poi ripeto, cioè in epoca moderna l'amante o l'altra, ok? Il problema è che questo qua sembra assolutamente incapace di ragionare col suo cervello, perché se questa qua gli dice no, guarda che davanti a te è tutto nero, questo dice è tutto nero, anche se davanti a lui c'è bianco. Cioè, quindi cioè, questo acuisce proprio la caratteristica trash di queste storie, perché è vero che la protagonista femminile è spesso incapace di difendersi, sia per le circostanze familiari, sia perché comunque viene, ripeto, da anni e anni d'abusi, prima sofferti a causa della famiglia, che di solito non la può vedere, e poi a causa del marito, che ugualmente non la può vedere. Quindi abbiamo questa figura già comunque molto rassegnata, già impotente di fronte a un destino infelice. Ma lui non è che ci faccia una gran figura, e lasciamo momentaneamente a lato questa mania di alzare le mani che non piace a nessuno e nemmeno a me. Però cioè, la sua incapacità di questo protagonista maschile di riuscire veramente a formulare un pensiero razionale basato su quanto vede, cioè viene meno totalmente. Cioè questo è un fesso, è un idiota totale. E anche quando la protagonista nella sua seconda vita gli dice cioè ma non ti rendi conto che esempio, di solito la persona che si reincarna è un medico, ok? E quindi super mega top medico, chirurgo, eccetera, eccetera, e quindi c'è sempre il classico anziano, che può essere la regina madre piuttosto che l'imperatore anziano, che sono lì che sanno per tirare le cuoia. E arriva lei che quindi con le sue capacità mediche portentose salva la situazione. E c'è la concubina cattiva che continua, intanto che questa qua sta operando con l'agopuntura e con tutte le sue manovre, le sue pozioni, continua a dire no ma guarda, ma mia sorella poi, guarda che lo sappiamo che tu non hai mai esercitato la professione medica, adesso se ti fermi adesso dall'operare, allora l'imperatore poi ti perdona, e continua a parlare come proprio una rana dalla bocca larga, con questa che cerca di fare e poi fa e poi ha successo. E lui, il protagonista maschile, che è lì, che vede che lei opera e poi questo personaggio che è stato aiutato, che è stato curato, sta meglio, cioè non riesce a rendersi conto
del legame causa-effetto, ovvero intervento della protagonista sfortunata, chiamiamola così, e miglioramento del paziente, e a dire la seconda cosa è stata causata dalla prima, cioè non ce la fa. E quindi proprio c'è il trash che si spreca. Poi ecco, ci sono spesso anche degli editing un po', come dire, grezzi, scene a volte che mancano, montaggi un po' poco lineari, però non so, fa parte tutto del fascino trash. E quindi torno a dire quello che ho detto in apertura di video, cioè voi vi incespicate in questo sentiero ed è come proprio cadere in un pozzo senza fondo, perché il trash chiama trash. Vi lascio qua un po' di titoli, vi dico anche che cos'altro farò, perché non smetto di guardare sti drama, perché proprio creano dipendenza, assuefazione, sono addicting. Man mano, magari ogni tanto, non so, se faccio degli aggiornamenti, se vedo degli altri titoli di storie che mi piacciono, è possibile che ve li aggiunga sempre nel box, magari con una data in cui li aggiungo, e che così sapete se sono nuovi, se non sono nuovi. Vediamo, questa è la mia idea, poi vediamo se riesco a mantenerla. Spesso, allora io li guardo, ve lo dico sempre, con i sottotitoli in inglese, semplicemente perché sono molto più facili da trovare. Si trovano anche a volte con i sottotitoli in italiano. La qualità della traduzione, essendo una traduzione automatica, non è sempre eccelsa, quindi dovete usare un po' l'immaginazione e la fantasia per mettere insieme i pezzi. Però ragazzi, sono un viaggio, sono proprio un viaggio. Bene, dai, vi ho fatto questa introduzione, qui sotto vi lascio i titoli se avete voglia di fare una prova. Potrebbero anche non piacervi, non è che vi devono piacere assolutamente, però ve ne ho parlato tante volte e volevo fare questo video perché mi divertono veramente tanto. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!